In questa lezione vi insegnerò a dipingere dei pesci con delle ninfee ad acquerello. Bagnate subito la carta sulla quale io ho già preparato un disegno e bagno tutto il foglio sotto e quindi lavoro bagnato su bagnato. Inizio con fare lo sfondo, praticamente quella che è l'acqua. A questo punto, dopo che ho fatto il disegno preparatorio, vado sempre più a intensificare caricando il colore in alcuni punti proprio per creare degli effetti di ombreggiature che si creano sia per i pesci che sono nell'acqua sia per le ninfee. E dettaglio aggiungendo il colore per caricamento sulla carta che è, ripeto, ancora umida, però non tantissimo perché altrimenti il colore mi si espanderebbe. Vado a fare le ombre lavorando sempre più con il pennello più asciutto, proprio per mantenere il disegno. E successivamente andrò a colorare con il colore verde delle ninfee. Potete scegliere colori, varie tonalità di verde a vostro piacimento. Le ninfee, vi ricordo, per fare l'effetto di galleggiamento dovete mettere una parte più scura sotto e quindi un'ombreggiatura. Io uso verdi diversi proprio per creare anche differenti livelli delle piante acquatiche e vado a disegnarle dipingendo la base, diciamo, di queste ninfee. Rintensifico per caricamento e creo le ombreggiature. Posso creare anche dei piccoli schizzi di colore, proprio aiutandomi con un altro pennello bagnato. E una volta assicurata che il colore sotto vicino sia asciutto, inizio a fare i pesci. Questi pesci, iniziando dai toni più chiari, lavoro questa volta bagnato su asciutto e vado sempre con lo stesso procedimento a inserire il colore, un tono medio. Se ho bisogno e necessità di rischiarire, bagno il pennello nell'acqua e lo ripasso sul colore per rimuoverlo, o altrimenti per caricamento intervengo nuovamente per scurire alcune zone. Con questo procedimento dipingo anche l'altro pesce e ritorno anche su tutti gli elementi, tipo anche sulle ninfee, aggiungendo sempre più dettagli.
Poi prendendo un pennarellino fine, potete prendere quelli con inchiostro di china oppure usare il color seppia, potete prendere sia un pennellino ma anche il pennino a china e fare i dettagli diciamo più minuti. Prima li ho fatti a pennello e poi sono intervenuta con questo pennarellino proprio per fare con maggior definizione il dettaglio degli occhi, delle pinne e alcuni appunto dettagli più di precisione. Sono piccoli dettagli però che rendono bene l'idea e la verità del soggetto. Se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al mio canale e potete anche richiedermi un argomento specifico di un soggetto che volete che io tratti. Lasciatemi un like se lo avete gradito, iscrivetevi appunto al canale per non perdere tutti gli altri video che pubblicherò. A questo punto vedrete il lavoro è praticamente quasi finito. Vi mostro poi nei dettagli, vado a rimettere tutte le ombreggiature, anche per esempio dei viola che riflettono nell'acqua. E grazie per avermi seguita. A presto, ciao ciao!